Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come stanno andando queste giornate infuocate? Io lavoro, io lavoro, ma lavoro come sempre, lavoro tutto quello che vivo anche quando non lavoro, lo metto poi al servizio, no? Sono giornate molto particolari, sono giornate molto ehm, consapevoli. Giornate molto consapevoli, e lo so perché me lo dite anche voi. E quindi io prima di tutto voglio ringraziarvi, prima di iniziare la nostra stesura magnifica del Lui Lei, voglio ringraziarvi per i tanti doni che state facendo voi stessi, per aver scelto l'amore e la libertà. Grazie, 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 infinitamente grazie, grazie per tutto. E allora in questi giorni so che state facendo tutte le sequenze fluide yoga sciamanico sotto il vostro albero migliore amico, nella foresta immaginale, e quindi ho pensato proprio all'albero. Ho pensato all'albero, tra l'altro mi sono anche arrivati i tarocchi degli alberi, cioè ho anche questi, i tarocchi degli alberi, che sono questi qua. Cioè i tarocchi degli alberi oggi. Eccoli, tarocchi degli alberi, sono belli. Questo invece lo scatolino ce l'ho. Eccolo, The Tarot of Trees, i tarocchi degli alberi. E quindi con questi tarocchi degli alberi oggi voglio iniziare, voglio prendere la carta del sole, eccola qua, e penso al nostro albero migliore amico nella foresta immaginale. Voglio fare un'introduzione immaginale proprio per fare questo viaggio insieme e andare a lavorare nelle profondità della psiche e dell'anima. Allora, ragazze mie e ragazzi, vi chiedo di chiudere gli occhi un momento. Vediamo davanti a noi un grande albero sacro, l'albero migliore amico, l'albero della foresta immaginale. Il suo tronco è il centro del nostro essere. Le radici affondano nel grembo della terra e i rami si innalzano verso il cielo. Alla destra dell'albero si pone l'energia maschile e il sole, il fuoco, la spada che taglia e apre la via. E alla sinistra dell'albero si pone l'energia femminile e la luna, l'acqua, il calice che accoglie e trasforma. Non sono separati, sono distinti, sì, ma non separati. Entrambi si radicano nello stesso tronco e si nutrono della stessa linfa. E ogni carta che poseremo oggi sarà una foglia, un seme, un frutto di questo stesso albero e ci guiderà a riconoscere come il maschile e il femminile crescono insieme dentro di noi. Prendiamo un respiro profondo e aprite gli occhi. Allora, da questa bellissima immagine facciamo il viaggio del nostro viandante e della nostra custode affinché possiamo realizzare la grande missione dell'anima, affrontando con grande coraggio, passione, ardore tutte le sfide, le conquiste e gli ottenimenti in questa settimana. Ok? Allora, ragazze e miei ragazzi, mettiamocela qua, la carta dell'albero ce la mettiamo qua, la mettiamo al centro, la carta dell'albero, sì. Allora, vediamo, partiamo con queste. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te
affinché tu possa realizzare i tuoi obiettivi animici, pratici, andando incontro al grande scopo dell'anima. Partiamo con l'energia maschile. Il viandante che cerca la bellezza, lo chiameremo, come abbiamo fatto altre volte. Allora, chiedo per il maschile qual è l'energia attuale del maschile, il desiderio, il suo desiderio. Una carta sul desiderio. Cosa c'è nel labirinto della sua mente? Quali sono i suoi pensieri? Cosa c'è nel suo cuore? La fiamma segreta che arde, le emozioni, il suo cuore. E adesso vediamo qual è la sfida karmica in questa settimana. L'iniziazione del fuoco. Adesso vediamo qual è l'offerta, il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, cioè le sue intenzioni. Adesso vediamo quali sono le sue azioni, cioè il suo passo nel mondo. Adesso mi metto qua, sì. Facciamo così ragazzi, guarda, allora così si vedono le carte. Poi vediamo qual è il destino in movimento, l'energia finale. E adesso passiamo all'energia femminile, la nostra lei. La nostra custode del mistero. Prima carta, l'energia attuale del femminile, il richiamo dell'anima. Il vento dei pensieri. Il mare interiore, le sue emozioni, il suo cuore. Poi vediamo la ferita e la guarigione, cioè la sfida karmica per lei in questa settimana. Poi vediamo la direzione del cuore, la direzione del suo cuore, le sue intenzioni. Poi vediamo quali sono le azioni che farà il femminile, il gesto sacro, il sacrum facere. E poi vediamo l'alchimia finale, l'energia finale. Poi ci mettiamo 3 carte al centro, dove andiamo a vedere come prima carta per il maschile come guarda, sente e accoglie l'energia femminile. Poi vediamo come il femminile si muove, risponde o riflette il maschile. E come ultima carta vediamo la carta ponte. Cosa li unisce davvero in questa settimana?
Allora, abbiamo fatto la nostra bellissima struttura. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, facciamo un bel respiro profondo. Cosa accadrà in questa settimana? Lo andiamo a scoprire subito. Allora, percorso del maschile, desiderio del maschile, 3 di bastoni. Il maschile desidera espandersi, guardare lontano, costruire qualcosa che duri. Qua vedo progettualità, curiosità, esplorazione, voglia di esplorare, ma sempre con gli occhi puntati verso ciò che può dare frutto. E questa energia attuale è proiettata proprio verso il futuro, è ambiziosa, ha la fede che ciò che sogna trovi terreno fertile, è molto aperta questa energia, ok? Ok, vediamo cosa ha nei suoi pensieri, nel labirinto della mente. Il 4 di bastoni è desiderio di stabilità, desiderio di celebrazione, c'ha. Io vedo qua il maschile che con il 4 di bastoni nella mente riflette su ciò che ha già costruito e su ciò che vorrebbe consolidare. Vuole sicurezza, vuole armonia, però può anche sentirsi magari un po' intrappolato tra il desiderio di libertà e il bisogno di stabilità. Sì. A livello pragmatico, qua il maschile pianifica, valuta. A livello proprio sciamanico è come se, come radici che cercano terra solida. Vuole crescere senza cadere, no? Ricordiamo l'albero. Ok. Vediamo qual è la fiamma segreta, cioè le emozioni, il suo cuore. 5 di bastoni, tutti i bastoni, 3, 4 e 5. Questa è un progressivo, cioè significa che la costruzione, la manifestazione sta andando avanti, cioè nel senso è quasi, non si frena, mi spiego, è tutto in evoluzione qua. Allora, qua vediamo della gente che lotta, no? Ci sono delle tensioni interne con la 5 di bastoni, delle emozioni e cuore hanno tensione, c'è competizione, c'è conflitto interiore, cioè ci sono dei desideri contrastanti che ha il maschile, forse ci sono dei dubbi o delle piccole rivalità interne, però qua in queste carte in sequenza di bastoni mi dicono che c'è una forza vitale incredibile che è pronta ad emergere. Cioè a livello sciamanico il fuoco del suo cuore sta ardendo sotto la cenere, che è pronto a diventare luce, questo mi dicono. Ok, vediamo qual è la sfida karmica. 7 di bastoni, un altro cioè, tutti i bastoni, c'è molto fuoco, molta passione, molto ardore, c'è molto ardore. La sfida karmica del 7 di bastoni di questa settimana significa resistere e affermarsi, rimanere saldo nonostante le pressioni esterne. Cioè deve mantenere la posizione senza irrigidirsi. A livello pragmatico qua mi dicono che serve coraggio e disciplina. Vedo quest'albero, no? A livello sciamanico è come se affrontasse il vento tra i rami imparando a piegarsi senza spezzarsi. C'è un tour de force qua, cioè nel senso c'è molto fuoco, bello Ok, vediamo come si offre al mondo, a una persona, le intenzioni, no? E beh, chiaro, non poteva essere che il mago, con tutto questo fuoco. Significa che sta canalizzando bene l'energia comunque, sta canalizzando bene l'energia. Allora, il maschile qua offre la sua creatività, la sua iniziativa, la capacità di trasformare ciò che tocca. Con tutto questo fuoco è proprio il re Mida, mi viene in mente. Cioè vuole incidere sul mondo, vuole plasmare la materia, vuole portare la propria energia attiva al femminile e agli altri, cioè si vuole far sentire.
sente di avere tutti gli strumenti, sente di poter attraversare qualsiasi uragano, è molto forte il maschile, molto forte. Vediamo quali sono le sue azioni. Il mondo, appunto, il mondo. Guarda, con il mondo qua mi dice che il maschile porta dei progetti a termine, fa delle azioni, anche dei viaggi, degli spostamenti, perché il mondo qua nelle azioni mi parlano che le sue azioni sono complete, sono integrate. Vuole realizzare, no? E manifestare, mi dicono, completare cicli, cioè è in movimento verso la totalità, verso il senso di unità tra desiderio e azione. Quindi a livello sciamanico qua, il viaggio che completa l'albero interiore è proprio quello dal seme al frutto, cioè fa azioni di compimento in questa settimana. Azioni di compimento. Sì, progetti, porta a termine progetti con una persona, con quello che vuole realizzare, insomma. E vediamo qual è il destino in movimento, cioè l'energia finale. Bello, 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 paggio di coppe, bello, bello. Guarda, l'energia finale è proprio questa apertura emotiva, questa curiosità, questa disponibilità a sentire e ad accogliere. Disponibilità di sentire e accogliere, cioè un messaggero di cuore giovane, vibrante. Mi viene in mente a livello sciamanico il raggio di luna che illumina i nuovi germogli, no? Questa immagine bellissima. Bello, bello. Vedo il maschile molto forte, anche capace di sentire la sua vulnerabilità e di trasformarla in forza. Sì, questo è anche il tuo maschile interno, ma intanto leggiamo tutto, poi facciamo varie dinamiche. Allora, andiamo a vedere adesso sul percorso del femminile qual è il richiamo dell'anima, no? Vediamo, mettiamoci così. La giustizia abbiamo qua. Guarda, l'energia attuale del femminile è equilibrio, chiarezza, necessità di armonizzare le scelte. Il femminile qua sente il richiamo a onorare se stessa e la sua verità interiore. A livello sciamanico mi viene questa immagine delle radici profonde che cercano stabilità nella verità del tronco. Sì. Vediamo cos'ha nei suoi pensieri. Sì, chiaro, appunto, ho detto verità del tronco, la stabilità, 10 denari. Guarda, la sua mente riflette, riflette, il femminile sta pensando alla prosperità materiale e spirituale. Pensa alla sicurezza che deriva dal lavoro e dalla famiglia. I suoi pensieri sono rivolti alla protezione, i suoi pensieri sono rivolti ai legami duraturi, mi dice. E vedo la sua mente concentrata sulla pianificazione e sul radicamento. Ok? Mm. Vediamo nel suo mare interiore cos'ha. 10 di bastoni, c'è un po' di stanchezza qua effettivamente. Sì. Ci sono un po' delle emozioni pesanti, direi, cioè ci sono delle responsabilità da portare. C'è un senso di fatica qua nel femminile, però c'è anche la forza di gestire il carico e trovare il significato nel peso stesso del carico, cioè come se dicesse quello che mi arriva mi appartiene. E quindi più che trovare un significato razionale, sento il significato spirituale. Sai, come l'acqua, no? Che scorre tra rami e radici, ecco, il femminile trasforma la fatica in nutrimento. Trasforma la fatica in nutrimento. Ok, vediamo qual è adesso nella quarta carta la ferita che è anche la guarigione, no? In questa settimana, la sfida karmica. Sì, qua c'è un re di spade. Allora, chiaro, no? Re di spade al blocco, la mente razionale, che può essere anche proiettata all'esterno ad alcune persone che sono più rigide e taglienti o alcune situazioni rigide e taglienti, al di là delle persone, tanto la stessa cosa, e le persone all'esterno è il riflesso della sua mente.
Quindi la sfida karmica è affrontare la mente razionale, affrontare il dolore e le perdite con chiarezza e saggezza. Qua serve discernimento, no? E qua serve anche la capacità di separare ciò che serve da ciò che ostacola. Discernimento, ciò che serve e ciò che ostacola. Un po' la spada di luce, no? Quella che abbiamo innestato nella sequenza fluide yoga sciamanico, la spada di luce che libera l'energia stagnante, sì. Ok, vediamo qual è la sua offerta nel mondo, la direzione, le sue intenzioni nel mondo, quali sono in questa settimana. Bellissimo, c'è un 6 di coppe qua. Nostalgia di purezza, desiderio di armonia, relazioni sincere. Cioè il femminile vuole creare legami che siano gioiosi, profondi e autentici. Cioè come a livello sciamanico, no? Dei semi d'amore che cadono sulla terra fertile. E andiamo a vedere quali sono le azioni che fa per fare questo. Sì, 10 di spade. Chiusura di cicli dolorosi, liberazione da vecchi schemi. Allora, questa è un'azione potente e finale che fa il femminile, cioè un'azione di chiusura di cicli dolorosi. Questa azione è necessaria per aprire la strada al nuovo. A livello sciamanico la vedo come una potatura necessaria per far crescere rami nuovi e forti. Sì, ok. Qual è adesso l'alchimia finale, l'energia finale del femminile? Bellissimo, c'è un cavaliere di coppe qua. Il cuore in movimento, la capacità di incontrare l'altro, chiunque l'altro sia, con slancio emotivo, con coraggio, è un'energia dinamica del femminile, è romantica, ispirata, è molto forte anche il femminile. È come se fossero, no, il fiume di linfa che nutre i rami giovani dell'albero. Sì, vedo che il femminile si slancia poi, fa proprio delle azioni nette e sente questo slancio, ha imparato dalla fatica e la fatica gli dà nutrimento molto molto forte, molto forte. Sì. Ok, vediamo l'incontro delle due energie. Andiamo a vedere come il maschile guarda, sente e accoglie l'energia femminile. Bellissimo, giustizia, giustizia. Il maschile sente e accoglie il femminile con il desiderio di armonia, di correttezza, di chiarezza, di equilibrio, è una bellissima energia. Vediamo il femminile come si muove, risponde o riflette il maschile. Ah, col 7 di spade. Questa è una risposta più strategica, cioè il femminile è più attenta, cioè muove le sue energie con prudenza, cioè osserva prima di fidarsi pienamente, ok? Sì. E vediamo qual è la carta ponte. Addirittura, la torre è la carta ponte. La carta ponte cosa li unisce in questa settimana? Guarda, ciò che li unisce davvero è la trasformazione improvvisa e potente. Quella trasformazione improvvisa e potente che scuote vecchie strutture e permette un nuovo equilibrio. Questo è ciò che li unisce veramente. Trasformazione improvvisa e potente. Boom. Sì. Sì. Allora, queste sono energie che coesistono dentro di noi, no? Ti puoi riscontrare magari più nel femminile, più nel maschile, ma sono all'interno di te. Per esempio, se ti riscontri di più nell'energia femminile, scrivimi magari sotto in quale spazio ti riscontri di più. Se per esempio ti riscontri di più nell'energia femminile, il tuo femminile qua è chiaro, è radicato, è consapevole. Cioè qua il femminile custodisce il mistero
porta il mare interiore, le emozioni e la trasformazione delle sfide karmiche. Cioè le persone con cui entri in contatto in questa settimana, o la persona che pensi, per esempio, se ti riscontri da questa parte, queste persone con le quali entri in contatto ti proietterà l'energia maschile, cioè desiderio di espandersi, progettualità, azione, offerta, completamento. Mi spiego? Allora, qua il gioco è di complementarietà, cioè il tuo femminile sente, percepisce, trasforma e accoglie. Il maschile agisce, manifesta, propone e porta il frutto. Questo è. L'incontro delle due energie qua diventa una sorta, un gioco di riflesso, cioè tu dai profondità se ti riscontri nel femminile e il maschile, lui o il maschile dà movimento. Tu trasformi, lui realizza. E la torre qua come ponte significa che il cambiamento arriva quando l'energia maschile scuote ciò che nel tuo femminile è stagnante, permettendo l'apertura di nuovi cicli. Mi spiego? Sì. Se invece ti riscontri l'energia maschile, allora ti dico che il tuo maschile interiore è attivo, il tuo maschile interiore è progettuale, è creativo ed è pronto a fare il passo nel mondo e offrire ciò che ha in mano. Molto forte. Le persone intorno a te, oppure la persona a cui pensi, ti proietteranno l'energia femminile, cioè custodisce il mistero, regola le emozioni, gestisce la sfida karmica, l'alchimia finale. Qua diciamo che il gioco è di accoglienza e specchio, cioè il femminile riceve, guida e trasforma la tua azione, portando il fuoco della tua energia verso la saggezza e l'alchimia. Mi spiego? E qua l'incontro diventa un riflesso profondo, cioè la giustizia del maschile qui, la giustizia del maschile che sente l'altro e il sette di spade del femminile che risponde con prudenza e discernimento sono proprio questi, è proprio la virtù di questa settimana. Perché nella torre rappresenta qua, questa torre poi alla fine rappresenta la scossa necessaria per far emergere la verità interiore di entrambi. Sì, cioè chi si riscontra nel femminile attrae il maschile e chi si riscontra nel maschile attrae il femminile. Cioè, cosa ti voglio dire? Durante la settimana avrai questi specchi, se ti riscontri di più di qua attrarrai questa energia, se ti riscontri più di qua attrarrai quest'altra energia. Se siete in equilibrio sentirete le energie interne senza necessità di dover fare l'esperienza forte nel visibile. Quindi queste sono polarità complementari, no? Che si specchiano, si trasformano, si integrano, ok? Quindi, se dovessi dirti l'intreccio di queste due energie in questa settimana con questo bellissimo albero, allora quest'albero si erge al centro del tuo sguardo interiore. Le radici affondano profonde nella terra, radicando saggezza e stabilità, nutrendo sia il maschile che il femminile. Alla destra dell'albero si trova il maschile, pieno di fuoco, in questo caso abbiamo alla destra il femminile, però abbiamo messo alla destra dell'albero, no? Quindi alla destra dell'albero si trova il maschile, pieno di fuoco, di desiderio, con il tre di bastoni, no? Che indica apertura, attesa di orizzonti, visioni di possibilità, e i suoi pensieri, il quattro di bastoni, mostrano delle strutture, progetti concreti, anche festeggiamenti interiori, però anche attese e timori nascosti. La sua fiamma segreta è il 5 di bastoni, è il cuore che brucia di concorrenza, il cuore che brucia di tensione, lotta interna, la voglia, il desiderio di emergere, ma anche di capire il proprio spazio nel mondo.
E la sfida karmica con questo 7 di bastoni ci mostra che il maschile deve difendere la propria visione, la propria autenticità, senza farsi trascinare dalle pressioni esterne. Le intenzioni del mago qua rivelano un'offerta piena di potenziale, cioè capacità di creare, di dare strumenti, possibilità agli altri, no? E il passo nel mondo è il mondo, cioè indica un'azione consapevole, matura, armonica che farà il maschile. Mentre il paggio di coppe finale rivela proprio questo cuore aperto al gioco, alla sorpresa, all'incontro emozionale. È molto forte il maschile, molto propositivo, azioni, farà tante azioni in questa settimana, anche sorprese, ma sorprese radicate e anche radicali, Sì. Da questa parte, però abbiamo messo alla sinistra dell'albero, si muove il femminile con la giustizia che illumina l'energia attuale. Che cosa significa? Equilibrio, discernimento, capacità di osservare il mondo e se stessa con chiarezza. Il vento dei pensieri, questo 10 di denari, mostra la mente del femminile piena di valori, piena di strutture ereditate, di ambizioni materiali e relazionali, ma anche la ricerca di sicurezza. Nel suo mare interiore quel 10 di bastoni ci mostra le sue emozioni che a volte sono pesanti, le responsabilità accumulate, no? Una profondità che può trasformarsi però in questa settimana con la consapevolezza in vera saggezza, se lasciata fluire. La ferita e la guarigione con questo re di spade ci invita a discernere, a tagliare ciò che è inutile, a integrare la lezione karmica. E la direzione del cuore con questo 6 di coppe mostra proprio le intenzioni del femminile legate al ricordo, alla dolcezza, alla connessione con ciò che nutre l'anima. E il gesto sacro con questo 10 di spade pazzesco indica alcune azioni del femminile che farà, che comportano tagliare vecchie abitudini o tagliare relazioni che bloccano la crescita. E questa alchimia finale stupenda del Cavaliere di Coppe rivela l'energia del femminile pronta a muoversi con grazia, con apertura e offerta di cuore verso il mondo e verso il maschile. Quindi, quando queste due energie si incontrano attorno all'albero, il maschile vede la giustizia del femminile e ne sente il richiamo, riconoscendo la necessità di equilibrio. Il femminile con il 7 di spade si muove con prudenza e discernimento, riflettendo sul maschile senza perderne la propria saggezza. E la torre che funge da ponte qua non è distruzione fino a se stessa, no, è una scossa sacra che scuote ciò che è stagnante. Quella scossa sacra che rimuove l'illusione e apre lo spazio all'incontro autentico, vero. Le radici dell'albero qui rappresentano ciò che entrambi portano con sé. Il maschile porta con sé le sue visioni e le sue azioni. Il femminile porta con sé la profondità emotiva e la capacità di trasformare il dolore in saggezza. E il tronco, saldo e unico, unisce le due energie, creando stabilità e forza. Allora questi rami si intrecciano verso il cielo. Ogni fronda è un gesto, una parola, una scelta praticabile in questa settimana. Ovvero, il maschile porta movimento e decisione e il femminile porta ascolto e trasformazione. I frutti dell'albero non sono dei simboli che rappresentano le azioni concrete in questa settimana, le intuizioni e le aperture emotive che entrambi possono offrire e ricevere. Sì. A livello pratico, per questa settimana, se ti riconosci nell'energia femminile, osservi come il maschile propone e agisce, accogliendo con discernimento e cuore, va bene?
Chi si riconosce invece nell'energia maschile, osservi come il femminile custodisce e trasforma, lasciando spazio al dialogo. Quindi l'albero diventa una guida, le radici nutrono, il tronco sostiene, i rami si intrecciano e i frutti sono da cogliere insieme. La torre come ponte è il momento della verità. Ciò che si scioglie e cade prepara la crescita reale. Allora potremmo anche fare praticamente, riconducendoci simbolicamente alle radici, al tronco, ai rami, alle fronde, ai frutti, no? Potremmo anche dire che, per esempio, il lunedì, se lo dividiamo durante i giorni della settimana, questa stesa, no? Per esempio, sul lunedì, il maschile, io ti suggerisco di prenderti 5 minuti per respirare profondamente e osservare cosa desideri davvero in questa settimana. Magari scriviti un'intenzione chiara il lunedì, anche breve. Per il femminile ti dico, osserva le emozioni e i pensieri che ti arrivano la mattina. Questo è il lunedì. Scrivi in una parola ciò che senti, senza giudizio. Ok? Questo come radici, no? Ovviamente al di là se ti riconosci l'energia maschile o femminile, ti suggerisco di farlo insieme, cioè sia di prenderti 5 minuti qua per scrivere cosa desideri davvero in questa settimana come intenzione chiara, no? E anche di fare nello stesso tempo di osservare le emozioni e i pensieri che ti arrivano al mattino, sempre lunedì, e scrivi in una parola ciò che senti, va bene? Cioè scrivi ciò che desideri in una parola come ti senti. È consigliabile farle entrambe, no? Questo è lunedì. Il tronco, il martedì, fai un piccolo gesto pratico che costruisca qualcosa per te o per gli altri. Può essere una telefonata, un progetto, un'organizzazione. E allo stesso tempo il martedì sempre prenditi cura di te con un atto concreto. Per esempio, fai un piccolo rituale, fatti una pratica, tanto voi che state facendo le pratiche di yoga sciamanico, non c'è bisogno che ve lo dico. E preparati un tè freddo, facci un piccolo rituale, ok? Questo è il martedì, tronco, stabilità e forza, no? Il mercoledì, i rami, sono ascolto e apertura. Allora, per quanto riguarda la tua energia maschile, o se ti sei ritrovata di più in energia maschile, il mercoledì ascolta senza interrompere gli altri, le persone, una persona. Ascolta senza dare consigli immediati. Lascia che le persone o la persona si esprimano, va bene? Per il femminile ti dico, osserva come reagisci ai gesti del maschile. Accogli senza modificare o controllare. Quindi il mercoledì mettetevi proprio nella posizione di ascolto, senza giudizi, senza interrompere, osservati come reagisci ai gesti dell'altra persona, senza modificare e senza controllare, ok? Il giovedì, le fronde, intreccio, interazioni, il giovedì. Il giovedì. Offri un gesto concreto di sostegno o aiuto a qualcuno, piccolo ma reale. Qualsiasi gesto, piccolo ma reale.
Puoi anche inviare un messaggio, un pensiero gentile a qualcuno che ami o che apprezzi, ok? Anche un solo sorriso condiviso. Sul maschile è importante che offri un gesto. Allora, ti ho detto di farle entrambe, no? Però è come se stessi vedendo un'energia e poi l'altra, poi te le unisco. Se ti riscontri energia maschile, offri un gesto concreto di sostegno a qualcuno, piccolo ma reale. Se ti sei riscontrata l'energia femminile, invia un messaggio, un pensiero gentile, anche un sorriso condiviso a qualcuno che apprezzi. Va bene? Sono più o meno simili. Il venerdì, che abbiamo i frutti, la raccolta, per il maschile ti dico, all'energia maschile dico, scrivi 3 cose che hai realizzato o portato avanti questa settimana, anche piccole, scrivi 3 cose. Al femminile dico, scrivi sempre venerdì 3 emozioni belle oppure 3 momenti in cui ti sei sentita forte e serena. Va bene? Potete fare entrambe quelle cose che vi ho detto. Poi, sabato, ponte, torre. Allora, quello che dico all'energia maschile è questo. Osserva sabato dove puoi lasciare andare un'illusione oppure una pressione inutile. Ripeto, sul maschile, osserva dove puoi lasciare andare un'illusione o una pressione inutile. E al contempo fai un gesto simbolico che denota questo lasciare andare. Che ne so, butta via qualcosa di piccolo, ehm, sotterra qualcosa sotto la terra, fai un gesto simbolico che implica questo lasciare andare, perché apri la via al nuovo, no? Sul femminile ti dico, sabato con la torre, ti dico, riconosci una verità che ti costa accettare. Scrivila oppure dilla ad alta voce come liberazione. Riconosci una verità che ti costa accettare. E ripeto, scrivila oppure dilla ad alta voce come liberazione questa verità, perché sabato con questo ponte torre c'è una trasformazione rispetto a questa verità. Dopo che la scrivi, la puoi anche bruciare alla luce di una candela che poi lasci bruciare la candela, ok? E come vi dico sempre, bruciate le cose in protezione e la carta bruciata la butti sotto la terra, ok? Domenica, dove abbiamo l'alchimia e l'unione domenica, per il maschile ti dico, lascia che il cuore si apra. Lascia che il cuore proprio si apra con questo paggio di coppe. Lascia proprio che il cuore si apra. A sorpresa, con dolcezza. Va bene? Per il femminile ti dico, la domenica lascia andare il controllo, domenica. Accogli tutto. Accogli tutto ciò che arriva senza giudizio, domenica. Va bene? Allora, perché vi ho detto queste cose in questa stesa, dal lunedì alla domenica? Perché stiamo applicando quello che è uscito in base alla visione immaginale dell'albero. Tutto è immagine, sogno. E quando noi lo vediamo in questo modo, anche con queste cose che vi ho detto, rituali simbolici, noi andiamo incontro alla nostra espansione. Ok? Adesso tu stai riprendendo, io parlo. Sì, allora, utilizziamo i miei oracoli lui-lei sul maschile, perché con tutto questo fuoco e questo paggio di coppe vediamo come si aprirà, in che modalità, in quale bellezza, ok? Vediamo.
cosa muove questo fuoco, i passi nel mondo del maschile verso il femminile? Sono sempre accanto a te. Il maschile è sempre accanto a te. Ecco perché poi viene vicino a te, cioè sono sempre accanto a te, quindi se qua ci sono state lontananze, mi dice che nonostante una lontananza, anche questa torre qui, no, è l'opportunità di trasformazione. Qua ci sono degli imprevisti che capitano in questa settimana che sono funzionali a qualcosa di grosso e di grande. Delle azioni che faranno le energie maschili. Cos'altro? E infatti qua parliamo della separazione. Allora, mi dice, quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. E qua abbiamo dei maschili che con grande forza superano i loro limiti di resistenza al darsi, all'offrirsi, maschili o situazioni che hanno portato le persone a controllare le proprie emozioni, a fare le stesse cose che facevano prima, magari quando hanno incontrato una persona importante, allontanandosi, ma non riuscendo a dimenticare o a fare come facevano prima. Quindi che succede? Che abbracciano la loro vulnerabilità e l'amore che sentono dentro di loro, perché capiscono che l'amore non è controllabile, prevedibile e misurabile. E quindi ci sono gesti improvvisi, delle azioni improvvise che portano a manifestare questa urgenza animica. Ok, cos'altro? Siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. E qua ci sono dei maschili che hanno, o comunque delle persone che riconoscono nell'altro le differenze nell'altro, le riconoscono come un arricchimento e non come una diminuzione, cioè vedono nell'altro la possibilità di espandersi perché riflettono delle loro zone in ombra che apprezzano, che gradiscono, che vedono l'unicità di ogni individuo. E quindi vedendo l'unicità non cercano di cambiarli, non cercano di controllarli, non cercano di dominarli, perché attraverso quell'unicità loro si arricchiscono. Mi spiego? Sì. Se per esempio avete un amore lontano, qua la giustizia col 7 di spade mi dicono che è necessario che tu osservi quando parli, cioè quello che ti voglio dire. Sto pensando a te che puoi avere un amore lontano, ok? Un amore lontano, ok? È necessario chiarezza e sincerità in questa settimana. Chiarezza e sincerità interiore. Cioè devi osservare quali parti di te devi liberare per sentirti piena senza l'altro vicino. Va bene? Questo ti voglio dire. Se hai un amore lontano, quindi ti ribadisco, osserva quali parti di te devi liberare per sentirti piena senza l'altro vicino. Cioè per avvicinare al tuo sposo mistico te stessa o te stesso, mi spiego? Sì. Se hai una relazione stabile invece, la torre qua come carta ponte indica che in questa settimana ci sono dei momenti di crisi creativa, e ti dice affrontali
come opportunità di crescita, affrontali come opportunità di crescita, ok? Se per esempio non hai nessuno invece nel cuore, ti dico in questa settimana apri il tuo cuore a nuove connessioni. Perché? Potresti fare in questo modo: potresti partecipare a un'attività che ti piace o scrivere sul tuo quaderno rituale le qualità che desideri in un incontro futuro. Cioè in questa settimana devi coltivare, se non hai nessuno, proprio la presenza e la bellezza del tuo cuore, senza fretta né attese. Cioè osserva ciò che ti rende viva ogni giorno, perché quello attira poi quella persona in risonanza con questa bellezza che stai avendo nelle intenzioni, ok? Allora, se non hai nessuno, sempre ti dico, il 7 di spade e la torre come ponte suggeriscono che chi arriva, se non hai nessuno, sarà in sintonia con ciò che hai liberato dentro di te. Ripeto, se non hai nessuno, chi arriva sarà in sintonia con ciò che hai liberato dentro di te. Quindi ti dico, osserva e accogli senza forzare. Ok? Allora, adesso ti faccio un riassunto poetico finale che unisce proprio le energie dell'albero, del maschile, del femminile, senza perdere il filo pratico, no? Allora, sotto l'albero sacro, le energie si dispiegano. A destra il maschile, vigile, ardente, pronto ad offrire, a muoversi nel mondo, e a sinistra il femminile pronto e accogliente, custode dei desideri e dei sogni. Se nel tuo cuore porti un'assenza, lascia che il vento muova le foglie. Ogni pensiero diventa parola silenziosa. Ogni respiro un gesto d'amore verso te stessa e verso l'altro, senza attesa, senza catene. Se l'amore è lontano, immagina i rami che si allungano nello spazio, toccando l'altro con gentilezza invisibile. Il gesto concreto e il cuore aperto tessono ponti che attraversano le distanze. Se il legame con qualcuno invece è stabile, i rami intrecciati celebrano la quotidianità. Ogni sorriso, ogni parola, ogni abbraccio diventa nutrimento per la vita condivisa. E anche le crisi sono fiamme che purificano e rafforzano. Se ancora nessuno è nel tuo cammino, guarda l'albero come spazio sacro tuo, dove radici profonde e rami alti creano possibilità infinite. Apri il cuore, muovi il corpo, coltiva bellezza e presenza, perché ciò che è pronto a nascere troverà il suo tempo. La torre e il 7 di spade ci ricordano che ogni incontro, ogni energia porta trasformazione. Allora lascia andare ciò che non serve, osserva ciò che arriva e lascia che l'albero diventi il ponte tra maschile e femminile, tra desiderio e realtà, tra sogno e azione. Ogni giorno, anche nel gesto più piccolo, il maschile e il femminile danzano insieme. Nutrono la vita e l'albero cresce.
saldo, radicato e luminoso, sotto il cielo di ogni tua scelta consapevole. Wow! Ragazze mie, ragazzi, che stesona, che stesona. Voglio vedere solo una cosa, voglio vedere con queste. Voglio mettere due specifiche, qua e qua. Le azioni del maschile con il mondo. La regina di coppe, chiaro. Guarda, io non so che succede questa settimana, o meglio lo so, però vedo qualcosa di bellissimo che accade. Cose improvvise, anche shock, cose bellissime. Qua c'è una regina di coppe, c'è i maschili che sentono l'energia femminile dentro e fanno azioni di completamento, fanno azioni di compimento, fanno azioni mature, fanno azioni radicate. Forte, molto forte. Vediamo sul 10 di spade. Paggio di coppe, che ti ho detto? Anche i femminili si aprono al nuovo di questa bellissima vulnerabilità, timidezza, si aprono al nuovo. Ci sono incontri bellissimi, il maschile integra il femminile e il femminile integra il maschile con il paggio di coppe. Bellissimo, bellissimo. Vediamo un po' la visione sciamanica per questa settimana. La custode della terra, questa è una carta stupenda che mi parla di madre terra, dell'anima del mondo. Allora, la custode della terra mi dice che nel rispetto dell'autenticità della tua natura, tu realizzi ciò che la tua anima chiede. Nel rispetto dell'autenticità della tua natura, tu realizzi ciò che l'anima chiede. Allora, questo è sia il compimento di questa settimana. Chi è che custodisce la terra? Il custode della terra, chi è? Il profondo rispetto che si ha verso la propria natura, che è madre terra, la propria natura. Allora avremo questa settimana dei movimenti energetici che ci portano a onorare la nostra natura e anche il riflesso il riflesso delle nostre consapevolezze esterne che ci portano a onorare la nostra natura, cioè tutto quello che accade in questa settimana ci porterà ad onorare la nostra natura come custodi della nostra terra interna. E quindi le azioni tra maschile e femminile sono volte a onorare questa sacralità. Cosa vuol dire onorare questa sacralità? Vivere relazioni autentiche. Bellissimo. Ok, mettiamoci un'ultima carta di queste. Dei Sefirio. Una carta sul maschile e una carta sul femminile. Una carta per il maschile e una carta per il femminile. Maschile. Miracolo, che ti ho detto che miracolo, intervento divino, sostegno, pietas e risalita. Qua ci sono dei miracoli. Che cos'è il miracolo? È quella torre che arriva per portare cose che non ti aspetti in positivo, degli eventi shock che ti destabilizzano e poi dici wow. Ok. Il femminile, bellissimo, specchio magico portale. Te l'ho detto, succede una magia in questa settimana. Succedono varie magie, miracoli e magia, miracolo e magia, miracolo e magia, miracolo e magia. Con la chiusura dei cicli karmici dolorosi a che fare, azioni che non si sarebbero mai aspettate di fare né maschile né femminile. Però c'è tanto entusiasmo nel farlo. Il femminile passerà un portale magico che ha a che fare con la risalita e la rinascita dal suo dolore, la fatica si trasforma in forza e apre completamente i suoi gesti verso un cammino nuovo. Entusiasta, allegra, quasi non si riconoscerà. E il maschile fa azioni divine, azioni divine.
Ragazze mie, ragazzi, non aggiungo altro, è una stesona potentissima. È una stesona potentissima che si conforma nelle dinamiche pratiche, per ognuna di voi sarà diverso, però è qualcosa di miracoloso in questa settimana, poi mi farete sapere, veramente potente. Ok? Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, vi auguro una settimana stratosfericamente stratosferica, miracolosa e magica. Noi ci vediamo prestissimo, vi abbraccio fortissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.